Il reimpiego di materiali antichi all'interno di un nuovo contesto costituisce una pratica molto diffusa, comune a tutti i generi di arte, dalla scultura alle arti minori, soprattutto in campo architettonico. Il fenomeno del reimpiego in architettura è costituito dal riutilizzo di materiale antico in costruzioni più recenti. Le pietre antiche vennero riutilizzate anche più volte col passare del tempo. Questa pratica fu particolarmente diffusa a Roma, ma anche a Costantinopoli, nell'Occidente medievale e nel mondo islamico, specialmente per i vantaggi economici che offriva. Gli edifici più antichi costituivano delle cave ideali, dove i materiali si trovavano già pronti da riutilizzare, ben intagliati e squadrati. Una soluzione sicuramente preferibile al doverli produrre nuovi. Oltre a questo, il riuso di strutture difensive, masse murarie solide e stabili, poste alla base delle nuove strutture, dava notevoli garanzie di tenuta strutturale ai nuovi edifici. Sono numerosi anche a Cagliari gli esempi di riutilizzo di materiali più antichi che sono tuttora visibili, dalla cattedrale ai giardini pubblici, ma anche a San Saturnino. Troviamo anche una testimonianza importante di come gli edifici venissero usati come cave nell'anfiteatro romano. Infatti, tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, la costruzione di nuove fortificazioni sul Colle di Castello ha portato pisani, poi aragonesi e spagnoli alla demolizione quasi totale dell'anfiteatro romano per recuperare tutto il materiale disponibile. Le fonti riportano che questa prassi non interessò solo loro, ma continuò addirittura fino al 1840. In questa puntata parleremo di 3 casi di riutilizzo di strutture più antiche a Cagliari. Il primo è quello della chiesa di Santa Lucia in Castello, che è stata edificata su parte delle mura, assorbendo 2 torri. Il secondo è nella chiesa di San Domenico a Villanova, che ha inglobato una torre delle fortificazioni del borgo, mentre il terzo è a Bonaria, dove all'interno della basilica moderna troviamo una torre del primo insediamento aragonese. Il primo esempio di cui parleremo si trova nell'antico monastero di Santa Lucia in Castello, fondato nel 1539 grazie a un lascito del viceré di Sardegna Antonio de Cardona alle Clarisse. Fu una delle fabbriche ecclesiastiche più interessanti della Sardegna. Qui ci trovavamo già all'interno dell'area del monastero con uno splendido loggiato che ospitava una fontana scultorea, opera di Scipione Aprile, una fontana molto bella con una protome animale al centro che versava acqua, affiancata da una ninfa e da un satiro. L'inaugurazione di questo convento porterà a una trasformazione di tutta quest'area del castello in linea con l'evoluzione cinquecentesca. L'élite cittadina non è più la sola aristocrazia terriera. Compaiono nuovi gruppi economici che arrivano a posizioni di prestigio. L'affermazione di un ceto signorile nuovo avviene anche attraverso monumentali campagne edilizie, sia nell'architettura religiosa che privata. Il bisogno di apparire spinge le famiglie emergenti ad investire capitali nell'opera d'arte, come continueranno a fare anche i nobili, partecipando agli investimenti immobiliari. Compaiono così numerose espressioni di propaganda personale attraverso la fondazione di conventi, la costruzione di cappelle e la committenza di opere d'arte. Proprio in questo interessante periodo sorse il convento di Santa Lucia. Sotto il profilo architettonico, tutto il complesso riflette una committenza colta, dotata di mezzi economici e conoscenze, che apprezza le novità estetiche e usa le maestranze più raffinate. Non a caso, il modello architettonico utilizzato a Santa Lucia verrà in seguito imitato nelle chiese di Santa Maria del Sacro Monte di Pietà e in quella della Purissima Concezione, influenzando le architetture religiose di tutta la Sardegna centro-meridionale. La chiesa di Santa Lucia sorge con l'abside appoggiata alle fortificazioni, sfruttando una torre riutilizzata come contrafforte della grande volta nel presbiterio.
Nella fase di maggior splendore il convento cresce fino a raddoppiare la sua estensione, assorbendo buona parte delle mura orientali del castello e un camminamento militare del Cinquecento al lato del presbiterio. Nel 1689 si concesse alle monache di allargare la sagrestia, tagliando una porzione della torre e inglobando il resto come muro esterno. Ma con il trascorrere dei secoli tutto il complesso subì numerose modifiche e oggi di quello che è stato un gioiello architettonico del suo tempo ben poco resta visibile. La torre di Santa Lucia è l'unica torre a pianta quadrangolare che è arrivata fino a noi, anche se in origine doveva avere una pianta semicircolare come la passerina e la tudeschina che stavano leggermente più su nelle fortificazioni. Nel 1903 è stata restaurata dall'associazione Umberto e Margherita, che ha sede proprio dietro le mura pisane, e così è arrivata fino ai giorni nostri. Il convento di San Domenico, fondato nella seconda metà del 200, venne costruito in diverse fasi, tra il XIV e il XVI secolo. La prima comunità domenicana dell'isola arrivò a Villanova nel 1284, con i frati pisani Raniero de Petris e Ugolino de Rapida, che presero possesso del complesso benedettino di Sant'Anna, situato esternamente al borgo di Villanova, le cui mura erano, in quel momento, ancora in costruzione, probabilmente dove ora sorge la scuola Riva. Dopo la presa della città da parte degli aragonesi nel 1326, Giacomo II d'Aragona ricevette un'ambasciata di cagliaritani che chiedeva la riparazione della chiesa conventuale dei Domenicani, danneggiata nei combattimenti per la presa della città. La corona intervenne nella riparazione della chiesa di Villanova, in quegli anni chiamata Sant'Anna, mandando nel 1329 una decina di frati aragonesi che iniziarono i lavori nel convento. Si decise quindi di ricostruire la chiesa, perché la vecchia struttura venne giudicata inadeguata. I danni che i combattimenti della presa della città avevano causato coinvolgevano buona parte delle fortificazioni del borgo, dando spazio a un cambio parziale del perimetro murario e rendendo disponibili nuove aree edificabili. Così iniziarono i lavori e anche la vecchia chiesa di Sant'Anna venne forse riparata e utilizzata fino al 1355 in attesa della nuova chiesa. La costruzione dell'abside della chiesa di San Domenico riutilizzò una delle torri del circuito murario di Villanova come struttura portante della cappella maggiore, affiancata da due cappelle laterali minori. Purtroppo la maggior parte della struttura è scomparsa a causa dei bombardamenti del maggio del 1943, quando il convento venne pesantemente danneggiato. Nelle immagini prese subito dopo i bombardamenti è visibile parte della torre e appaiono i merli sulla sommità dell'abside. La ricostruzione della chiesa originò un dibattito tra i sostenitori di due diversi progetti, uno che proponeva la musealizzazione delle rovine e l'altro che voleva ricostruire interamente la chiesa. La disputa arrivò fino a Roma, al Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti, che nel tentativo di conciliare le due posizioni dispose di recuperare parte delle strutture rimaste, integrandole con un nuovo edificio realizzato ex novo. Fu stabilito che la chiesa si doveva ricostruire dove era, ma con forme nuove, utilizzando le risorse della tecnica costruttiva di oggi. Per conservare la memoria del vecchio edificio, fu disposto di sollevare il pavimento di oltre 6 metri, in modo che nel piano inferiore si conservassero, dopo i necessari rifacimenti e restauri, i resti dell'antica chiesa, destinata a diventare la cripta del nuovo edificio sacro. I lavori iniziarono nel 1948 con il consolidamento e la ricostruzione delle pareti dell'aula, che fu ricostruita com'era fino al solaio, con la ricollocazione dei frammenti recuperati dalle macerie nella posizione originaria. Gli elementi architettonici e decorativi di maggior rilievo, come le volte, che non poterono essere riposizionati, vennero conservati nel chiostro, in attesa di essere sistemati in un museo, che però non vide mai la luce. I lavori della nuova chiesa, iniziati nel 1951,
si conclusero nel 1954, anno in cui venne consacrata e aperta al culto. Il caso più antico di riutilizzo, tra quelli esaminati, è avvenuto nella costruzione della chiesa parrocchiale di Bonaria. La chiesa, voluta dall'infante Alfonso, venne completata nel 1325, nell'ambito del progetto di espansione di Bonaria, che estese le fortificazioni verso l'antico porto del Sale, probabilmente utilizzando una parte delle mura ormai non più necessarie. Il primo a riportare l'uso della torre preesistente per la costruzione del campanile fu il padre mercedario Antioco Brundo nel 1595, che riporta che la zona dell'abside era la più solida in tutta la chiesa perché era una torre della fortezza, fatto poi riportato fino al 1860 da quasi tutti gli studiosi che si sono occupati della chiesa. La tradizione riporta che il campanile che vediamo alle mie spalle in origine era una delle torri difensive delle fortificazioni aragonesi sul Colle di Bonaria, in seguito riadattata per ospitare l'altare della chiesa. Questo campanile è stato studiato anche agli inizi del Novecento da Dionigi Scano, che sostiene l'ipotesi di un riadattamento di una struttura precedente con il taglio trasversale che possiamo osservare della torre. In effetti il campanile della parrocchiale presenta all'esterno piccole aperture simili a feritoie e una caditoia sulla verticale dell'ingresso laterale che suggeriscono un precedente uso militare. E il tetto di legno, che taglia la sommità del campanile, sembra essere una soluzione di ripiego, forse adottata solo dopo un crollo parziale. Pratiche simili comunque si ritrovano molto spesso nell'architettura catalana, come nella Cappella Palatina di Barcellona, che sorge addossata completamente alle mura romane e altomedievali, il cui campanile sorge sui resti di un'antica torre.